Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally Lancia Stratos HF Livrea all'Italia numero 10, uscita numero 65, edizione Centauria, il modello in scala 1:8 e tra i tanti titoli vinti questa iconica regina dei rally ha vinto il Rally di Monte Carlo del 1976 con il pilota Sandro Munari e il suo copilota navigatore Silvio Maiga. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina che si ripete ad ogni collezione che deciderete di intraprendere con i numeri utili e i servizi. E qui troviamo il sedile del pilota regolabile. Possiamo metterlo più vicino o più lontano dal volante. Il montaggio è molto semplice. Io cercherò di farvi vedere un mio metodo per mettere correttamente senza che si sposti la spugna. E questo è il risultato finale. Sempre più convinto di aver fatto bene a fare più modelli Lancia Stratos. Ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Forse non lo sapete, ma ho superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali. Chi l'avrebbe detto? Certo non io. E questo solo grazie a voi e al vostro tempo che mi dedicate, e io di questo vi ringrazio con tutto il cuore. Alle persone che invece mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Saluto anche Giovanni, il quale oltre all'Audi 4 mi ha commissionato una Lancia Stratos anche lui. Ciao Giovanni. Salutami anche la carissima Noemi. Bene. Ecco qui. Abbiamo il sedile del pilota. Qui poi ci sono i fori dove andremo a fissare le cinture di sicurezza, così esteticamente le vedremo incrociate e saranno bellissime. Ovviamente adesso sono un po' in disordine perché sono volanti, ecco, diciamo così. Comunque tutta una struttura in gomma, l'imbottitura in spugna. Questa imbottitura, meno male che poi non la vediamo perché nel giro di una decina d'anni si sbriciolerà all'interno del sedile, ma non ci interessa, non dobbiamo usare il modellino. Abbiamo poi questo, che è la base del sedile, e infine questa, che è la struttura del sedile, dove poi andremo a mettere qui la vite RP per la regolazione del sedile, in escursione così, in avanti e indietro. Bene. Due viti, due serie di viti, AP, RP, tutte e due come potete vedere finiscono con la lettera P, quindi vuol dire che vanno avvitate nella plastica. Non vi dimenticate, non usate mai nessun tipo di lubrificante per avvitare queste viti. Allora, qui ci dicono di mettere prima l'imbottitura, io invece vi sconsiglio di farlo. Mettete prima questo pezzo. Così lo fate calzare. Perché vi sconsiglio di farlo? Perché se mettete prima l'imbottitura, quando andate a mettere questo pezzo, l'imbottitura viene schiacciata qui e si raccoglie tutta da una parte qua. Andate a controllare il vostro sedile, vedrete che non è centrata ma è tutta da una parte. Quindi per evitare questo vi consiglio di mettere questo pezzo qui.
Allora, l'imbottitura ovviamente non è uguale metterla da una parte o dall'altra, come potete vedere è più larga di qua, quindi va da sé che andrà poi così. Metto prima questo pezzo, ecco qui, inserisco questa, poi la correggeremo alla fine da sopra, vedrete, per centrarla meglio. Faccio così. Ecco, controllo da qua, da questa parte la spugna, la sposto un po' da questo lato, ecco qui, perfettamente centrata. Quattro VTRP, e fissiamo la seduta al telaio. Anzi, prendiamone pure 5 VTRP perché poi andremo a metterne una qui per fissare il sedile al pianale interno dell'abitacolo. Qualcuno mi ha chiesto se poi ci andrà la copertura sotto. Come vi ho risposto già, ovviamente sì, ci sarà poi una copertura sotto che sarà il fondo dell'auto, non rimarranno certo i fili in questa maniera. Qui non serve creare il filetto perché la plastica è molto morbida. Stringete tutto subito perché la regolazione l'abbiamo già fatta. Mentre io faccio questo lavoro, per quelli che non si sono ancora iscritti, sempre che abbiano piacere, possono iscriversi al canale, non costa nulla. Ho anche dei gruppi su Facebook, uno per ogni modello che sto montando. Bene. Che bello, mi piace. Poi, infine, prendiamo questo. Se c'è qualche imperfezione la andate a rimuovere, anche se questa poi di fatto è coperta. Perfetto. A questo punto prendo 4 viti AP . Inserisco questa parte qui dove c'è questo taglio . Ed ecco fatto. Non mi rimane che mettere le ultime 4 viti AP . Alla fine rimanete con me perché andrò a farvi vedere tutto quello che ho montato fino a questo numero, il 65, e poi ci salutiamo.
Dopo vado a preparare subito il video dell'Audi 4, vincitrice del Rallye di Monte Carlo del 1984, con il pilota Walter Röhrl e il suo copilota Christian. Perfetto. Ecco fatto. Adesso non mi rimane che montarla, o meglio che montarlo sul modello. Andate a rimuovermi le particelle di polvere, quelle più visibili, perché poi non le togliete più, almeno quelle che vanno sotto il sedile. Oltre che a soffiare potrete usare un nastro carta che vi aiuterà tantissimo, non vi danneggerà in alcun modo la vernice, ma raccoglierà tutte le particelle negli interstizi della polvere che vi si è depositata. Perfetto. A questo punto semplicemente questo lo facciamo calzare qua. Questa sarà poi l'escursione possibile. Avevo ragione o no quando vi dicevo dall'inizio, ragazzi, se vi piace potete, fate questo modello perché è meraviglioso. E non mi ero sbagliato. Il sedile non deve assolutamente ballare in questa maniera, qua per forza lo farà perché c'è del gioco per l'escursione che ci hanno reso possibile. Vedete? Queste poi andranno avvitate in questi fori qui. Guardate che meraviglia, una volta che saranno tutte fissate in maniera ordinata sarà stupendo. Stupendo. Che bella questa macchina. Oltre alla sua storicità, Centauri ha fatto veramente un ottimo lavoro. La cosa che mi piace è che ha fatto anche il volante in metallo. Purtroppo invece la Citroen 2 cavalli Charleston che sto facendo, la De Agostini, chi ha incaricato ha pensato bene di fare un volante in plastica, ma io non so mai se mi sentirà per sbaglio qualcuna di queste aziende, ecco, ma cerchiamo di fare le cose come vanno fatte. Un modello in scala 1:8 che pesa dai 3 ai 5 o addirittura come la Ford Gran Torino superiore agli 8 kg, non possiamo avere un volante in plastica, altrimenti, così come dovrò fare con la Citroen 2 cavalli Charleston, anche se non ci dobbiamo giocare e siamo d'accordo, ma dovrò andare a lavorare per poter girare così, mentre invece questo, vedete, tra l'altro con la modifica che vi ho fatto vedere, se mi seguite senza mandare avanti veloci video l'avrete vista, guardate, non sentite alcun gradino dettato da queste zigrinature che sono i finti soffietti che nella macchina reale sono in gomma. Qui ovviamente sono stati stampati nella fusione, quindi in metallo. Sentite com'è fluido, non si sente alcun rumore. Bene, adesso andiamo a vedere di mettere anche gli altri pezzi. Io per fissare, come vi ho già detto altre volte, sto usando un pezzo di stuzzicadenti. Ecco qui il modello in tutta la sua magnificenza.
Guardate che bellezza quest'auto. Qui abbiamo il pacco batterie. Bellissima. Copertura gruppi fari secondari. Ho cercato di dare più luce all'immagine. Il cruscotto sembra vero. Che meraviglia. Queste sono poi, questa è parte dell'impianto delle luci di posizione posteriori. Bene ragazzi, anche questo video è terminato, vi faccio soltanto vedere la parte sotto. Stacco il gruppo fari secondari, ecco qui. Qui poi andrà una bella battuta avvitata a queste viti per la copertura che andrà da qua a qua. Vedete questi perni qui forati, poi andrà montato il pianale anche su questi e arriverà qui a questa altezza. Qua ovviamente no, potrebbe anche esserci qui una copertura ragazzi, anzi sì, c'è una copertura anche qui perché vedo che ci sono dei perni scoperti dove sicuramente andranno avvitate le viti che terranno anche la copertura del fondo qua sotto, quindi sarà coperto presumibilmente anche questo pezzo da qua a qua, anzi sicuramente ve lo dico sarà coperto, altrimenti si sarebbe riempito nelle corse di fango tutto qua sotto dove c'è lo sterzo, pompa olio, pompa dei freni, quindi frizione, no, sicuramente c'è la copertura anche qui. Bene, che dirvi, se avete piacere non dimenticatevi di iscrivervi al canale e grazie ancora a voi tutti, un abbraccio, un saluto anche a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.